Ciao amici, bentornati nei miei video consigli. Nel video consiglio di oggi andrò a trattare il mantice della fisarmonica. Il mantice della fisarmonica è una di quelle cose che spesso i fisarmonicisti trascurano perché lo vedono solo come una sorta di sacca di aria che va avanti e indietro, quindi che non ha nessuna funzionalità. In realtà ci sono molte cosettine da sapere sul mantice, perché anche questo organo va, diciamo, rispettato, va suonato nella maniera giusta per comunque rendere la canzone più ascoltabile e molto più bella rispetto che a un uso scorretto. Adesso ve lo vado subito a spiegare, vi spiego tutte le cosette che ci sono da sapere, ma per farlo andrò a indossarmi la fisarmonica, così vado meglio anch'io a spiegarvi le cose. Quindi adesso mi metto sulla fisarmonica e vi spiego tutto quello che c'è da sapere sul mantice. Ecco, sono qui con la mia fisarmonica, così andiamo anche meglio a spiegare tutto il discorso. Allora, come ben sappiamo, la fisarmonica ha una cosa in più rispetto agli altri strumenti al quale bisogna fare attenzione, e quella è proprio il mantice. Perché quando negli altri strumenti basta suonare fra virgolette il tasto e il suono esce, prendiamo l'esempio della chitarra, quindi basta fare, diciamo, suonare, ok, toccare la corda, però fare il tasto adeguato a sinistra e abbiamo il suono. Oppure il pianoforte, adesso poi ci sono gli strumenti a fiato che, ok, oltre a suonare il tasto è necessario soffiare, però nel caso della fisarmonica, oltre a dover suonare due tasti assieme a destra e a sinistra, ci tocca anche aprire e chiudere il mantice e quindi dare una sorta di ritmo, di ritmica anche al mantice, altrimenti salta fuori tutto un casino. Come si fa a gestire questo elemento che è il mantice? In realtà ce ne sono una miriade di cose da sapere sul mantice, perché sembra solo una cosa che va avanti e indietro, ma questo non è. Ci sono molte cose da sapere sul mantice. Partiamo subito con dire che il mantice è un elemento che funziona ad aria, quindi, e questo si sapeva, vabbè. Cosa significa che funziona ad aria? Più note suoniamo, più si riempie o si svuota di aria. Quindi una cosa importante da sapere è che, ok, noi come sempre facciamo due battute magari ad aprire, due battute a chiudere, perché è quello che ho sempre detto anch'io. Bisogna dare una sorta di standardizzazione di apertura e chiusura del mantice. Per farvi un esempio, non possiamo suonare una canzone aprendo per 4 battute, poi chiudere per 2 e riaprire per una e tutto a caso, perché altrimenti succede questa cosa qui. Ad esempio, se suoniamo lo spazzacamino e vediamo, partiamo con lo spazzacamino, cioè vedete che sono già intrigato così a suonarlo, perché ho aperto per troppo tempo il mantice, l'ho chiuso per meno battute, poi l'ho riaperto. Alla fine mi sono ritrovato con il mantice che, se tutto va bene, per tutta la canzone mi ritrovo a suonare sempre in questa posizione qui, quindi col mantice totalmente aperto, e lo chiudo solo magari fino a metà, fino a questa larghezza qui, e poi lo torno ad aprire, e quindi sono relativamente scomodo. E perché non invece fare, ad esempio, 4 battute ad aprire e 4 a chiudere? Quindi così. Vedete che ora il mantice è chiuso del tutto. È chiuso del tutto. C'è sempre questo piccolo panico quando si sta per chiudere del tutto il mantice, che ci fa dire no, ma apriamolo, perché sennò qua finisce l'aria e non suona più. È vero, c'è sempre quel brividino al quale bisogna fare un attimo di attenzione, però non bisogna farsi impaurire, nel senso, se siamo così e stiamo per chiudere, è chiaro che se abbiamo sbagliato le
le tempistiche di apertura e chiusura possiamo sempre rimediare, possiamo compensare. Ad esempio, la cosa che ho detto prima, ovvero che più si suona forte, più si consuma aria, è la pura verità. E anche più note suoniamo e più si consuma aria. È anche vero pure che se suoniamo i bassi consumano molta più aria della destra. E quindi è normale che suonando destra e sinistra assieme, calcando anche forte i bassi, abbiamo più consumo di aria. È una cosa normalissima. Addirittura l'aria dipende anche dal registro che mettiamo, quindi questi registri qua. Ora non ve li spiego, ma ve li spiegherò magari in un altro video consiglio. E anche cambiando registro abbiamo più o meno consumo di aria. Però, mentre suoniamo la canzone, ovviamente il registro rimane invariato. Le note sono quelle, quindi non è che possiamo suonare più note per andare a compensare l'aria, perché se sono quelle, bisogna suonarle. Una cosa che si può fare però è suonare più forte o più piano. Ad esempio, se siamo così e abbiamo paura di non riuscire a finire la battuta perché ci finisce l'aria, suoniamo leggermente più piano. Ad esempio io anche da così potrei riuscire a fare 4 battute magari. Aspetta, magari con registro che consuma meno. Ecco, vedete, non ci sono riuscito, però ho dato un piccolo colpetto in là, poi sta tutto a voi, la tecnica imparata col tempo ovviamente. E suonando più lentamente riuscite a compensare il fatto di non consumare l'aria, ma non è solo il suonare lentamente. Potete anche ad esempio calcare meno i bassi, oppure accennarli appena appena. Ad esempio così, stesso esempio di prima, io accenno i bassi, ho poca aria, ecco, che è completamente diverso da fare questo invece, da calcarli pesantemente. Io anche col mantice totalmente aperto riesco a farvi 4 battute. Ecco, così proprio esagerato, però era l'esempio per farvi vedere come si possono fare 4 battute gestendoci il consumo d'aria. E allora, perché c'è così tanto da smazzarsi pur di chiudere col mantice perfettamente chiuso? È la regola questa, e bisogna avere assolutamente il mantice chiuso o leggermente aperto, diciamo, prima di riaprirlo. Se ce lo abbiamo qua, c'è già qualcosa che non va. E perché proprio dobbiamo fare il doppio della fatica per suonare la canzone. Ecco, allora abbiamo capito che bisogna mantenere una certa numero di battute aprendo e chiudendo, ma quante battute? Lo decidiamo noi. Ad esempio io nei miei video di pratica spesso faccio fare ogni 2, ma faccio fare ogni 2 soprattutto perché gli esercizi che lo ritengono sono lenti, vanno fatti lenti, quindi capirete anche che una nota trattenuta per più tempo, perché fatta lentamente, consuma più aria, quindi lo studio lento comporta il cambio di mantice ogni 1 o 2 battute, perché se manteniamo il Do, abbiamo fatto solo un zoom papà lentamente e guardate il mantice quanto si è aperto. Se invece lo facciamo per una durata inferiore, quindi più veloce, abbiamo fatto 4 volte zoom papà, calcando anche meno il Do, e siamo riusciti ad aprirlo esattamente come prima. Quindi dipende dalla velocità dell'esercizio e anche da quanto, ovviamente da quante note premiamo e anche da quanto teniamo giù, quanto calchiamo, soprattutto il basso, perché adesso la destra non ha tanta differenza in base a quanto si calca, invece la sinistra molta di più. Ecco, quindi potete gestirvi voi quante battute fare aprendo e chiudendo in base al buon senso. E chiaramente se abbiamo canzoni che facciamo già abbastanza spedite, destra più sinistra, possiamo anche arrivare fino alle 4 battute ad aprire e 4 a chiudere, come ho fatto prima per lo spazzacamino. Se invece facciamo gli esercizi della tecnica molto lentamente, ci conviene addirittura aprire e chiudere battuta per battuta. Un'altra cosa che dobbiamo stare attenti mentre apriamo e chiudiamo il mantice
è il fatto di non troncare a metà una nota mentre invertiamo il mantice, cosa molto 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 successa negli anni, soprattutto anche a me, che soprattutto le prime volte, ma anche ora a dire il vero, perché poi quando c'è una cosa che si fa fatica a fare, qualsiasi sia la complessità, si tende sempre a sacrificare, tra virgolette, il mantice perché si vuole fare la nota giusta, dico bene. Allora, troncare la nota significa, ad esempio, questa cosa qua. Sentite? Questo tarara, cioè. Qui c'è la nota lunga. Questa cosa è brutta, nel senso, capita spessissimo perché tante volte o si ha il mantice troppo aperto oppure al contrario si è chiuso, così, e allora si tende a riaprirlo mantenendo giù la nota, ma questa è una cosa abbastanza brutta da sentire, quindi qualcuno che la sente gli viene in mente subito, qui poteva magari non far sentire il cambio del mantice, anche uno che non se ne intende. E la cosa migliore invece sarebbe appunto accertarsi prima di arrivare a fare la nota lunga di avere abbastanza aria per farla, quindi se come ho fatto prima mantenete anche 2 battute ad aprire, 2 a chiudere o 4 che sia, e tenete sempre una certa regolarità, vedrete che vi succederà molto meno spesso di avere la nota famosissima nota troncata. La nota troncata, però attenzione che può essere a cavallo fra 2 battute pure. Ricordate la legatura di valore, quella che unisce il valore di 2 note di 2 battute differenti. Quindi abbiamo ad esempio il Sol proprio, che si trova in una battuta e poi la battuta finisce, parte una nuova battuta sempre col Sol e i 2 Sol sono uniti dalla legatura di valore e di conseguenza la nota andrebbe tenuta sempre giù, come ho sempre detto anch'io. La nota diventa una nota lunga del valore della somma dei 2 Sol. Ecco, anche in quel caso siamo fregati perché c'è il cambio di battuta, quindi noi magari ci troviamo a voler invertire il mantice proprio in quel cambio di battuta e ci troviamo a troncare la nota del Sol e va un po' evitato questo, quindi anche lì sarebbe da segnarsi giù prima, magari quando si apprende la canzone, segnarsi giù quando aprire e quando chiudere il mantice. È una cosa molto furba da fare, io la facevo spesso, in modo tale da arrivare a fare la nota lunga che si è già deciso prima in precedenza, a tavolino diciamo, che il mantice andrà chiuso o aperto esattamente in quel cambio di battuta. Così facendo siamo sicuri che non dobbiamo neanche anticipare nulla, neanche pensare a 100.000 cose mentre suoniamo, perché abbiamo già scritto l'apertura e la chiusura del mantice. Poi chiaramente a forza furia di fare la canzone ci verrà anche automatico aprire e chiudere il mantice esattamente in quel cambio di battuta, perché anche l'apertura e la chiusura del mantice sembra incredibile, ma è così, viene imparata con l'esperienza. Quindi a furia di fare una canzone sempre con quelle aperture e quelle chiusure, ci verrà automatico senza neanche più pensare che lì dobbiamo aprire e lì dobbiamo chiudere. Ora le dritte sul mantice sono quasi finite, ci sono ancora un paio di cosette. Ovviamente sapete che c'è la valvola per l'aria, quindi per aprire e chiudere il mantice senza bisogno di suonare. Quella sfruttatela perché è molto utile per non stare lì ad aprire o chiudere in questa maniera, anche se è super divertente, lo ammetto. La valvola dell'aria ce l'avrete sicuramente, nel mio caso ce l'ho in un bassetto al posto di una settima o una diminuita, e invece quasi tutte le fisarmoniche, questa non so perché l'hanno fatta così, e avranno invece la valvola dell'aria completamente staccata dai bassi, quindi in questa parte qui della cassa proprio, non ce l'avrete sopra ma qui laterale, e quella è una cosa che serve, quindi utilizzatela, anche se è una cosa abbastanza ovvia. E altra cosa da dire, bisogna partire con il mantice chiuso o col mantice aperto, ok?
Si può partire in entrambi i modi. Il mantice aperto sinceramente non lo consiglio, perché già abbiamo il limite di dover calcolare quanta aria spendere subito così, pronti via, dobbiamo già capire quanta aria spendere per non ritrovarci senza aria. Quindi io consiglierei sempre di partire a mantice chiuso, come vediamo sempre fare da tutti, e cominciamo a consumare la nostra aria in apertura, arriviamo fino a un certo punto e poi chiudiamo alla stessa maniera. Se abbiamo fatto 3 battute, rifacciamo 3 battute, così non abbiamo nessun tipo di problema. Infine vi spiego una cosa del mantice che è assolutamente importante per la fisarmonica. Il mantice è complice del fraseggio, quindi se noi suoniamo una canzone come ho fatto io prima, teniamo sempre lo spazzacamino come esempio, il fraseggio è importantissimo, dovete considerare la canzone come se fosse una sorta di frase, quindi con le virgole e con il punto. E il mantice aiuta in tutto questo, perché come vedete, ad esempio, partiamo con lo spazzacamino, virgola, qui abbiamo una virgola, quindi chiudiamo il mantice, virgola, qui riapriamo il mantice, altra virgola, punto. Quindi qui il testo è finito, la canzone è finita, c'è il punto. Ad ogni virgola vedete che c'è tipo un semirespiro, come se finisse una legatura, come se finisse un qualcosa. Ecco, lì c'è la virgola e il mantice aiuta, perché appunto muovendo il mantice ci muoviamo anche noi col pensare la canzone, col suonare la canzone. Ecco, la legatura appunto è una cosa che non ho citato ancora in questo video consiglio. Cercate appunto di non invertire il mantice neanche nelle legature. So che non sarà facile, poi avrete magari legature di 6 o 7 battute ogni tanto, non succede spesso, però è chiaro che per la linearità della canzone invertire il mantice nelle legature non è proprio il massimo. Quindi anche lì prendetevi giù a puntino a penna prima di suonare l'esercizio, aperto chiuso, fatevi magari una semplice V sulla chiusura, su ogni stanghetta fra una battuta e l'altra, così siete sicuri di aprire o chiudere il mantice nel modo corretto. Ecco, questo dunque era tutto ciò che riguardava il mantice. Credo di non aver dimenticato assolutamente nulla. Comunque, se c'è qualcos'altro che ancora volete sapere sul mantice, fatemelo sapere. Spero che il mio video consiglio vi sia piaciuto. A questo punto ci sentiamo qui da Riccardo, è tutto. Ci sentiamo al prossimo video e alla prossima lezione pratica. Un saluto a tutti quanti. Ciao!